Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi proseguiamo gli approfondimenti dedicati al metallo non metallo, tecnica che in altri video vi ho già mostrato in altre varianti cromatiche come oro, argento e bronzo. Li trovate tutti raccolti in una pratica playlist e il mio consiglio è di partire con quello argentato e poi proseguire con gli altri. Oggi su questo modello Lamplighter di Cobra Mode stampato in resina vi mostro un approccio diverso dai precedenti per mostrarvi proprio un'alternativa a quelli già visti che può aiutare chi ha meno dimestichezza con i volumi. Vi ho parlato altre volte della comodità di usare il primer come traccia in altre tecniche così come per il metallo non metallo. Possiamo fare una fotografia per fissare l'immagine oppure lavorando tenendo il modello nella stessa posizione. Oggi faremo così utilizzando questa linea di luce come riferimento. Per il metallo non metallo blu ci basterà scegliere un blu intenso, meglio se privo di bianco e nero all'interno. In questo modo avremo il pieno controllo sul risultato finale. Io ho scelto di usare il bellissimo blu chimera che posiziono sulla wet palette e ai lati bianco e nero leggermente distanti, così da posizionare poi in modo ordinato le tonalità intermedie. Partiamo quindi creando una tonalità media al 50-50 tra bianco e blu. Con un pennello dalla punta adatta agli spazi che vogliamo riempire, cominciamo a collocare questo colore sulle aree che ricevono luce, mantenendo l'inclinazione. In questo caso il primer è il nero Molotov, di cui trovate il link qui sotto in descrizione, che grazie al finish satinato rende molto leggibile il tutto. Nel caso delle braccia, che sono sostanzialmente cilindri, mettiamo in luce la striscia più evidente, seguendo i volumi delle singole sezioni. Stessa cosa facciamo per le altre parti del modello e poi ripassiamo tutto per rendere ancora più pieno e coprente. Questo metodo ovviamente fissa una specifica angolazione sul modello, un'area di luce coerente. Una volta fatto, schiariamo ancora l'azzurro aggiungendo altro bianco e ci collochiamo all'interno delle aree segnate prima con sezioni più piccole e in concomitanza dei punti più sporgenti. Andrà sempre creata una certa alternanza tra ombre e luci per rendere il tutto più vivido, ma alcuni elementi da non saltare mai sono i profili, da fare chiari e sottili, così come dei punti di luce in concomitanza di punti concavi e convessi. Per il braccio rimaniamo coerenti con quanto fatto prima, ma restringendo l'area alla striscia di luce più sporgente. Questo è un metodo alternativo che ha pro e contro, come vedremo fra poco, ma il mio consiglio è sempre quello di studiare i solidi per capire come interpretare le forme correttamente in autonomia. Ora che abbiamo fissato questa istantanea sulle luci principali, dobbiamo renderle meno distanti dal fondo nero. Per questo creiamo un mix di blu e nero, senza esagerare con quest'ultimo, e aggiungiamo anche una minima parte di bianco per rendere il tutto visibile su fondo nero. Con il colore ottenuto e un pennello sottile andiamo ora a colorare tutte quelle parti rimaste scure finora. Qui si evidenzia uno dei contro di cui parlavo prima, ovvero il fatto che ora questo processo può essere lungo e da fare con precisione, mentre se fossimo partiti già con una base blu e lavorato sopra, avremmo questa parte già fatta, ma magari avremmo avuto problemi a segnare le luci. Ognuno può preferire uno o l'altro approccio, magari in base anche al modello da dipingere. Per il retro, che nel video non vedremo, possiamo fare lo stesso processo con colori mediamente tutti più scuri di quelli usati davanti, come facciamo adesso per le parti rivolte verso il basso. Ma ora vogliamo intensificare di molto le luci e rendere il tutto più gradevole. Con un azzurro molto chiaro inseriamo luci ancora più intense di quelle precedenti e rifiniamo come abbiamo già visto profili, puntini sporgenti e piccole sezioni, senza mai perdere di vista la distinzione delle aree fatte finora. Per dare maggiore varietà cromatica, possiamo anche inserire nelle aree di transizione tra il davanti e il dietro, o vicino a fonti di luce colorate, anche delle tonalità diverse. Qui ad esempio possiamo creare dei blu ottagno, aggiungendo del verde alla miscela e creando tonalità via via più chiare come per l'azzurro.
In questo modo coloriamo le colonne di luce del cono meno importanti, quelle che di base andrebbero più scure della principale, ma aggiungendo un guizzo colorato. Poi basterà utilizzare una velatura leggera, ottenuta aggiungendo poca acqua e poi rimanendo con pochissimo colore sul pennello, per integrare meglio queste variazioni tra loro e con il fondo. Per la parte protagonista di questo modello, invece, riprendiamo il colore usato prima, il blu intermedio, per spezzare le grandi aree di ombra e creare dei riflessi secondari. Qui dovranno essere in accordo con il modello che stiamo dipingendo, quindi nel mio caso saranno a raggiera e verticali sulle parti cilindriche. Anche qui poi aggiungiamo la velatura per integrarle meglio tra loro, che fungerà da veloce sfumatura. Utilizzandone una chiara lo facciamo poi anche per le aree di luce massima. L'importante è sempre lavorare con pochissimo colore sul pennello e soprattutto con consistenze leggere per non coprire il lavoro fatto finora. Quindi meglio optare per 2 strati sottili, quasi invisibili, piuttosto che uno troppo spesso. Se abbiamo utilizzato un blu molto brillante, possiamo anche utilizzarlo da solo, sempre leggermente alleggerito, per dare maggiore vividezza cromatica sopra le aree di penombra in cui vogliamo che ci sia il lavoro di luce e ombre che abbiamo fatto, ma dove desideriamo un po' più di intensità. E ottenere così il nostro piccolo esempio di metallo non metallo blu. È una tecnica che si comprende piano piano e che si può realizzare a diversi livelli di rifinitura, da esempi come oggi con luci e ombre appariscenti, a lavori più rifiniti e sfumati, come in questo caso sulla coda di pavone che ho fatto per Daji The Nine Tails di Mindwork Studio, un modello che abbiamo dipinto in live su Twitch. Il tutto va scelto in base al livello a cui siamo arrivati nel realizzare questa tecnica, a quanto tempo vogliamo dedicarci e al tipo di modello. Io come sempre spero che anche questo video vi sia stato utile, magari fatemelo sapere qui sotto nei commenti che sono sempre felice di leggerli. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.